Sud Italia, fino 800. In Sicilia la povertà è una condanna che si eredita. Gli Stati Uniti sono la salvezza, il luogo dove anche i disperati cercano una nuova occasione. Ma dentro quelle stive non ci sono solo poveri onesti italiani, ci sono anche quelli che portano con sé codici di onore e vendetta. Tutto inizia a New Orleans, in Louisiana, e già nel 1890 si contano oltre 100 omicidi. A scatenare quella guerra sono due famiglie, i Matranga e i Provenzano. Sono ex compaesani, ma sono anche nemici giurati. Si contendono il porto con uomini armati e alleanze dentro la polizia. In mezzo ci finisce David Hennessy, capo della polizia di New Orleans, che viene colpito a morte. Ma prima di morire dice solo una parola: Italians. Però Hennessy non è un martire, è parte del sistema. Controlla licenze, prostitute, immigrazione, riceve mazzette e tiene le mani in ogni giro. Dopo il suo omicidio, la vendetta parte subito. Non importa chi siano i colpevoli, gli italiani sono il bersaglio. La polizia così arresta 19 uomini, ma alcuni di loro sono innocenti. Nonostante questo, oltre 60 cittadini di New Orleans assaltano quella prigione, cercano quei 19 italiani e quando li trovano riescono a ucciderne 11. Quello è il massacro del 1891, che diventa una ferita nella storia degli italiani d'America. Da quel momento la reazione dell'Italia è furiosa e Roma rompe tutte le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti. Ma dopo New Orleans, la paura degli italiani non sparisce, cambia volto e prende un nuovo nome: la Mano Nera. New York all'inizio del Novecento è una città che conta oltre 500.000 di italiani e i commercianti della Grande Mela ricevono sempre più spesso lettere minatorie dove compare sempre lo stesso simbolo: un teschio con due tibie incrociate e una mano nera impressa con l'inchiostro. Il messaggio è chiaro: se non paghi, il locale ti viene bruciato. E per i più facoltosi, spesso la minaccia è ancora più grave: il sequestro dei figli a scopo estorsivo. Ma in quella fase la polizia americana brancola nel buio. Gli agenti non parlano italiano, non capiscono i codici, le leggi non scritte di una comunità così chiusa. E c'è solo un uomo che in quegli anni riesce a diventare il primo vero incubo della mafia in America. Si chiama Giuseppe Joe Petrosino, nato a Padula nel Salernitano, e che si fa strada nella polizia di New York fino a diventare tenente. Da lì in poi forma l'Italian Branch, una squadra di agenti italiani per arrestare criminali italiani. Quella strategia funziona, ma Petrosino vuole andare oltre, fino alla radice. Così decide e parte per Palermo, con l'idea di studiare quei legami tra le cosche siciliane e gli uomini della Mano Nera d'oltreoceano. È il marzo del 1909 e quell'operazione dovrebbe essere segreta. Invece, quando Petrosino sbarca, qualcuno lo aspetta. Sparano 4 colpi di pistola, con l'ultimo alla testa. Qualcuno nel dipartimento di New York ha fatto una soffiata e lo scandalo è talmente grande che al suo funerale ci sono 200.000 persone, compreso il presidente degli Stati Uniti, Roosevelt. È innegabile che con la morte di Petrosino si accendono i riflettori e iniziano a scattare centinaia d'arresti, e quella repressione funziona pure, ma all'orizzonte si apre un'occasione d'oro per la mafia: il proibizionismo. Le bande mafiose, che fino a pochi anni prima si limitavano a estorcere denaro, ora fiutano il business del secolo. E proprio in quel vuoto arriva una nuova generazione di criminali, più silenziosa ma anche più spietata. Arrivano da Castellammare del Golfo, da Palermo, da Villa Abate. Si chiamano Giuseppe Bonventre, Stefano Antonio Maggadino, Carlo Gambino, Giuseppe Bonanno, Vincenzo Mangano e Joe Profaci. E così, quando nel 1920 il Congresso americano approva il Volstead Act, i gruppi mafiosi si lanciano ufficialmente nel nuovo business. Il proibizionismo è pensato per salvare l'anima del paese, ma finisce per venderla. L'alcol diventa il nuovo oro delle mafie, che sono già pronte con le rotte, i contatti, le casse di whisky canadese che attraversano il confine. E così i bar clandestini spuntano nei retrobottega di Chicago e nei sotterranei di New York. Quel business è enorme e travolge tutto. Ed è in questo preciso momento che la mafia si evolve. Non è più una storia solo italiana, ma adesso è una struttura mafiosa americana. I clan imparano a riciclare, a corrompere, a comandare senza sparare. Nasce così la mafia moderna e l'America consegna le chiavi a chi è arrivato da lontano per conquistarla. In città come Chicago la legge resta in disparte. La gente comincia a perdere fiducia nella polizia, che risulta molto inefficace, e in questo scenario si impone la figura di Alphonse Capone. Tutti lo chiamano Al, ma per i suoi nemici è solo Scarface. Capone non parte dal nulla. Prima di lui ci sono stati Big Jim Colosimo e poi Johnny Torrio, uno stratega del crimine. Ed è proprio Torrio che crea un impero fondato su 3 pilastri: alcol, gioco d'azzardo e prostituzione. Il suo stile è imprenditoriale, crea una struttura gerarchica, reinveste i guadagni ed evita il conflitto fino a quando è possibile. Ma nel 1924 subisce un attentato da una banda rivale, quella di Dion O'Banion. Torrio in quell'agguato sopravvive per miracolo e invece di cercare vendetta fa una mossa sorprendente per un boss della mafia. Si ritira dal crimine e passa il potere al suo protetto, Al Capone.
E con Capone alla guida, Chicago si trasforma in un campo di battaglia. Scarface ottiene tutto ciò che vuole, il monopolio della birra a sud della città e il controllo totale del gioco d'azzardo. Ma la vera forza di Al Capone è l'Unione Siciliana. Ufficialmente questa è un'associazione di mutuo soccorso, nella pratica una struttura che collega il potere mafioso con le istituzioni. E il clan Capone arriva ad incassare quasi 70 milioni di dollari, una cifra che nel 1931 sembra irreale, ma proprio in quell'anno arriva il fatale errore. È qualcosa che per Capone non conta nulla, si tratta di tasse non pagate, e proprio quell'evasione fiscale lo incastra. Così lo arrestano, lo processano e lo condannano. A raccogliere l'eredità ci sono i suoi uomini, Frank Nitti, Paul Ricca, Jake Guzitz e Luis Campagna. Ma la nuova generazione americana non si limita soltanto a sparare come pensava Capone e intuisce che per prosperare servono alleanze. Il primo a capire che il futuro non è nell'isolamento è un personaggio molto noto nella Grande Mela e si chiama Giuseppe Masseria, Joe the Boss, che prende il controllo di New York dopo l'arresto di Ignazio Saletta, detto il Lupo. Il più brillante tra quelli di Masseria è Charles Luciano, al secolo Salvatore Lucania, nato all'Ercara Friddi in provincia di Palermo. Tutti lo chiamano Lucky, il fortunato, ma non è la fortuna a portarlo in alto, perché Luciano non guarda solo ai connazionali, ma diventa amico di gangster ebrei, irlandesi, come Meyer Lansky, Benjamin Siegel e Jacob Shapiro. Lucky Luciano in quella fase osserva, aspetta, perché per lui l'amicizia conta molto, ma il potere conta di più. La sua figura emerge proprio durante la guerra castellammarese, che ha insanguinato New York troppo a lungo. È una lotta feroce tra le fazioni di Joe Masseria e Salvatore Maranzano, e Luciano sa che per chiuderla serve un tradimento. Il 15 aprile 1931, durante una cena al ristorante Scarpatos, prende la sua decisione. A metà del pasto, Luciano si alza per andare in bagno. Quello è un segnale. Così i killer Alberto Anastasia, Vito Genovese, Joe Adonis e Bugsy Siegel entrano dentro il ristorante e aprono il fuoco. Sparano 6 colpi e freddano Joe Masseria. Dopo la caduta di Joe the Boss, il trono del potere mafioso non resta vuoto. Salvatore Maranzano si fa avanti e si autoproclama capo di tutti i capi durante una riunione con 500 uomini d'onore. Vuole riorganizzare la mafia sul modello dell'antica Roma, con lui come imperatore assoluto. Questo è un errore fatale e 5 mesi dopo l'omicidio di Masseria, anche Maranzano cade. Viene ucciso nel suo ufficio a Manhattan da sicari travestiti da agenti federali. Lo colpiscono prima con una pistola e poi lo finiscono con un coltello alla gola. Un'esecuzione brutale, pianificata da Lucky Luciano. Ma non finisce lì. Nei giorni successivi, tra i 30 e i 40 boss della vecchia guardia vengono eliminati in tutto il paese. In questa fase, Lucky Luciano capisce qualcosa che gli altri boss non vedono. La mafia non può più essere una somma di clan disorganizzati. Serve un'organizzazione vera, una direzione centrale. E così Luciano costruisce un cartello di 24 famiglie italo-americane. È la nascita della più potente struttura criminale mai vista negli Stati Uniti. Nasce la commissione, un vero e proprio consiglio d'amministrazione del crimine, con votazioni, regole condivise, arbitrati per risolvere i conflitti. Il cuore è New York, dove le 5 famiglie, Colombo, Gambino, Lucchese, Bonanno e Genovese, governano la città come una holding mafiosa. Da lì parte una catena di comando ferrea che si estende in tutto il paese. Luciano si siede al centro e capisce che il vero potere nasce dall'unione. Per questo si allea con Meyer Lansky e con Benjamin Bugsy Siegel. Insieme fondano il sindacato criminale, una rete che unisce mafiosi italiani, irlandesi, ebrei e altri gruppi etnici sotto un'unica regia. Ma con la fine del proibizionismo, i bilanci vanno in crisi. L'alcol non è più illegale e Luciano fa una scelta decisiva. Punta tutto sulla droga, soprattutto eroina. Ma non basta venderla, serve una catena di approvvigionamento sicura e ramificata. Così nasce un nuovo modello internazionale che segna l'inizio di una nuova mafia moderna. E poi arriva l'intuizione che lo rende diverso da tutti gli altri: unire il mondo della droga con quello della prostituzione. Già nel 1933, nei suoi bordelli newyorkesi, lavorano più di 1200 donne e sotto la guida di Lucky Luciano, la mafia si trasforma in un'azienda ad alto fatturato, con una rete internazionale. Ma ogni impero prima o poi inciampa. E per Luciano il colpo arriva da Thomas Dewey, procuratore speciale di New York. Dewey lo accusa di sfruttamento della prostituzione e traffico di droga. Le prove sono schiaccianti: 200 bordelli, oltre 3.000 prostitute coinvolte e 12 milioni di dollari all'anno in profitti illeciti. La condanna è pesante, 35 anni di carcere. Sembra la fine, ma Luciano non è un personaggio che sparisce nell'ombra e anche da dietro le sbarre tiene i contatti e gestisce il potere. Poi nel 1943, quando gli Stati Uniti pianificano lo sbarco in Sicilia con l'operazione Husky, la storia di Lucky Luciano cambia di nuovo. I servizi segreti si mettono in contatto con lui e grazie ai suoi legami con i boss siciliani, in particolare con Calogero Vizzini, la mafia apre le porte della Sicilia agli americani. E sullo sbarco degli americani, in collaborazione con la mafia siciliana e la figura di Calogero Vizzini, ho già fatto un video approfondito in precedenza.
Siamo arrivati al termine della guerra, nel 1946, quando Lucky Luciano viene liberato e subito espulso dagli Stati Uniti. Così torna in Italia, prima nella sua Lercara Friddi, poi si sposta a Roma e infine a Napoli, dove apre un ristorante che è solo una copertura. Resta sempre il capo della mafia americana e riceve $25.000 al mese dai suoi uomini d'oltreoceano. Luciano dall'Italia comanda fino alla sua morte, che arriva nel 1962, all'aeroporto di Napoli, mentre sta aspettando il produttore cinematografico Martin Gosch, con cui vuole lavorare alla sceneggiatura di un film sulla sua vita. Intanto la politica americana si accorge del buco nero che sta inghiottendo il paese. Il Senato crea una commissione d'inchiesta che lavora dal 50 al 51 e il verdetto che ne esce fuori è inquietante. La mafia ha 2 capitali, New York e Chicago, e dietro c'è solo un governo ombra, con 7 capi, i boss delle 5 famiglie di New York, più quelli di Chicago e Buffalo. Poi 5 anni dopo, nel 56, si aggiungono anche Philadelphia e Detroit. Ma la strategia vera della mafia si decide altrove, lontano dal suolo americano, in un hotel di lusso nel cuore di Palermo. È il 12 ottobre 1957. Al Grand Hotel delle Palme, in pieno centro, si riuniscono i padrini di Cosa Nostra, sia siciliana che americana. Sono 3 giorni di vertice con Giuseppe Bonanno, Carmine Galante, John Bonventre, Santo Sorge e i rappresentanti delle famiglie genovese, Maggadino, Priziola e Vitale. Dall'altra parte del tavolo siede Giuseppe Genco Russo, il capo dei capi in Sicilia. In quell'evento si parla di droga, di rotte, di soldi. E dopo Cuba serve una nuova via per fare arrivare l'eroina negli Stati Uniti. E proprio Bonanno, come nuova meta, propone la Sicilia. Quella riunione di 3 giorni raggiunge l'obiettivo sperato, ma manca solo una convalida finale, che arriva un mese dopo, questa volta lontano da Palermo. È l'11 novembre 1957 e sui Monti Appalachi, nella villa di Joseph Barbera, la mafia americana si riunisce al completo, con boss, sottocapi, consiglieri e picciotti. Al vertice ci sono Vito Genovese, Carlo Gambino, Frank De Simone, Joe Profaci. Ma qualcosa va storto, la polizia irrompe nella villa e arresta 63 persone. Sembra un colpo grosso, ma è solo fumo. Non ci sono prove concrete e nessuno resta in carcere. Addirittura i boss raccontano ai giornali che erano lì solo per salutare un amico malato. Eppure tutto si gioca in quegli incontri, a Palermo e sui Monti Appalachi. La mafia così si riorganizza, cambia volto, abbandona la lupara e punta sull'eroina. Il viaggio della droga comincia da lontano, nel Medio Oriente, dove la sostanza è grezza. Viene poi raffinata nei laboratori nascosti di Marsiglia e Nizza e poi finisce dritta sulle strade di New York. Fino al 1959 lo snodo principale è Cuba, ma con l'arrivo di Castro i porti cambiano, con Napoli e Palermo che diventano i nuovi hub e con le rotte che si spostano verso Messico e Canada. Ma non fila tutto liscio, perché mentre la droga diventa il nuovo oro, arriva il momento di Joseph Valachi, un uomo semplice all'apparenza, ma che è dentro la famiglia genovese da oltre 30 anni. Valachi si trova in una cella federale ad Atlanta quando capisce che l'unico modo per restare vivo è parlare. All'inizio l'FBI lo ascolta con diffidenza, poi però capisce l'importanza delle sue rivelazioni. Spiega che quella che tutti chiamano mafia ha un vero nome, Cosa Nostra. La chiama la nostra famiglia. È lui a descrivere la struttura con capo, sottocapo, caporegime, soldati. E racconta anche il business, estorsioni, furti, usura, scommesse, ristoranti e traffico di droga. Poi, l'anno successivo, cambia tutto di nuovo, perché Valachi si presenta davanti a una sottocommissione del Senato. Questa volta parla davanti ai politici, alle telecamere, davanti all'America intera. Da lì si capisce che la mafia americana non è interna, ma è figlia diretta di quella siciliana. A quel punto l'FBI comprende che coi metodi tradizionali la partita è già persa in partenza e nel 1976 punta tutto sull'infiltrazione. L'obiettivo è la famiglia Bonanno, una delle 5 famiglie che controllano New York. E il primo a provarci è Joe Pistone, alias Donnie Brasco. E su di lui ho fatto già un video approfondito nel canale. Ma Donnie Brasco non è l'unico. Anche Edgar Robb si infiltra con il nome fittizio di Tony Rossi e lo fa sempre nella famiglia Bonanno. Tutte quelle informazioni raccolte sono fondamentali per l'indagine Pizza Connection, un colossale traffico di eroina tra Sicilia e Stati Uniti. La data chiave è il 12 luglio 1979, quando a Manhattan, nel ristorante di Joe e Mary, viene ucciso Carmine Galante, boss di spicco della famiglia Bonanno. Quell'omicidio apre un'indagine durata 17 mesi, con un budget pubblico che supera i $50 milioni. Ci sono 5 task force dell'FBI, una per ogni famiglia mafiosa, che mobilitano centinaia di agenti impegnati a intercettare e pedinare. La scoperta che ne esce è clamorosa. L'eroina arriva negli Stati Uniti nascosta in barattoli di pomodori pelati, destinati a ristoranti e pizzerie di New York. L'indagine si chiude con condanne pesanti, come quella di Tano Badalamenti, il padrino siciliano arrestato negli Stati Uniti e condannato a 45 anni di prigione.
Arrivati a questo punto della storia, incontriamo per la prima volta un boss che rompe con la tradizione del silenzio mafioso. Negli anni '80 è John Gotti a farsi avanti con una personalità elegante ma anche arrogante, sostenuto dalla fiducia di Agnello Nil Della Croce, che è il vero braccio destro di Carlo Gambino, l'ultimo padrino. E quando Gambino muore e al suo posto arriva Paul Castellano, Gotti capisce che è il suo momento. Il 16 dicembre 1985, davanti al ristorante Spark Steakhouse a New York, Paul Castellano e il suo artista Thomas Bilotti vengono freddati da 3 killer. Da quel momento Gotti prende il controllo della famiglia Gambino e la sua immagine è quella di un padrino elegante, a livelli cinematografici, tanto che i giornalisti lo soprannominano Teflon Don, perché le accuse gli scivolano addosso. Ma il suo impero crolla quando il braccio destro, Sammy Gravano, sceglie di collaborare con la giustizia. Il 12 dicembre 1990 John Gotti viene condannato all'ergastolo, dove morirà 12 anni più tardi. E così, arrivati ai tempi recenti, vediamo una mafia americana in piena trasformazione, dove non domina più come un tempo, ma si mimetizza, si adatta e continua a muovere i fili nelle grandi città. Le 5 famiglie storiche hanno perso potere, ma riescono comunque a reinventarsi. Il nuovo business è il gioco d'azzardo, con le vecchie bische che cedono il passo ai casino online, registrati in paradisi fiscali lontani da ogni legge. E nel 2022 i Buonanno e Genovese, storici rivali, hanno scelto di allearsi.